Ben ritrovati. Dopo aver ricavato l'equazione caratteristica per uno strato dielettrico, in inglese slab, su un piano di massa, quindi una struttura fondamentale per le applicazioni a microonde, come anche vedremo, adesso si tratta di capire come si può risolvere quell'equazione, che è un'equazione trascendente, non è un'equazione risolvibile in forma chiusa, come si dice in forma analitica. Quindi ci sono in realtà due possibilità: o una risoluzione numerica al calcolatore, oppure in realtà una risoluzione grafica. I vantaggi della risoluzione numerica sono ovviamente nella precisione ottenibile, i vantaggi però della soluzione grafica sono in qualche modo nell'insight, nella conoscenza visiva che si può avere delle soluzioni e del loro andamento, della loro evoluzione, cosa che naturalmente non appare da una soluzione puramente numerica e che ci permette ovviamente di capire meglio la fisica del fenomeno. Ovviamente ora con i mezzi a disposizione, con i programmi che ci sono anche di matematica, è possibile fare entrambe le cose, cioè visualizzare graficamente le soluzioni ed avere i valori numerici con la precisione desiderata. Partiamo con l'equazione caratteristica per il caso TE, che era questa: ky con epsilon coseno di ky epsilon t, dove ky epsilon è il numero d'onda nello slab, nello strato dielettrico, t è lo spessore dello slab stesso, più j ky0, dove ky0 è il numero d'onda nella regione d'aria che sovrasta il dielettrico, seno di ky epsilon per t uguale a 0. La prima cosa che facciamo è dividere per questo coseno, in modo da evidenziare una tangente, ky epsilon più j ky0 tangente di ky epsilon per t uguale a 0. Per cui, ricavando a primo membro la tangente, essa è uguale a meno ky epsilon diviso j ky0, e qui introduciamo una normalizzazione moltiplicando numeratore e denominatore per lo spessore t. Sappiamo che i numeri d'onda hanno le dimensioni dell'inverso di una lunghezza, quindi così otteniamo delle quantità adimensionali. Che cos'è in realtà ky epsilon t? È il cosiddetto spessore elettrico dello strato. Quindi diciamo lo spessore, se volete, misurato in lunghezze d'onda, quindi il prodotto del numero d'onda, che ricordo era 2π greco diviso la lunghezza d'onda, per la lunghezza effettiva, l'altezza effettiva. Questa quantità la chiamiamo U e naturalmente risulta reale e positiva nell'ipotesi che noi vogliamo, nell'ipotesi operativa, di avere riflessione totale all'interno dello strato dielettrico, per cui il relativo numero d'onda ky epsilon risulta una quantità reale. E poi definiamo un'altra quantità, vedete, che comprende il K0, quindi il numero d'onda nel vuoto, che è uguale, come sapete, a omega su C, quindi la pulsazione, cioè quindi 2π greco per la frequenza, diviso la velocità della luce nel vuoto. Quindi qui c'è la frequenza, radice di epsilon r meno 1, qui c'è la costante dielettrica relativa dello strato, per t, cioè lo spessore dello strato. Quindi mettiamo insieme la frequenza, o se volete la lunghezza d'onda, la costante dielettrica relativa e lo spessore. Quindi la frequenza, le caratteristiche fisiche e le dimensioni geometriche. Questa quantità la chiamiamo V ed è anch'essa naturalmente una quantità reale e positiva. Usualmente i mezzi hanno sempre epsilon r maggiore di 1. Vediamo adesso le relazioni di separabilità che avevamo già visto tante volte. Nell'aria ky0 uguale k0 quadro meno kz quadro, e si assume sempre μ con R uguale a 1, non abbiamo a che fare con mezzi magnetici, la permeabilità relativa è uguale a 1, e nel dielettrico invece abbiamo ky epsilon al quadrato uguale a k al quadrato, il k nel dielettrico, cioè k0 quadro epsilon r meno kz quadro. Allora a questo punto andiamo a combinare queste due
relazioni, quindi a sottrarle, ky0 quadro meno ky epsilon quadro, si semplifica il kz, che vi ricordo essendo un numero d'onda tangenziale deve essere uguale in tutte le regioni, e quindi al secondo membro rimane meno k0 quadro per epsilon r meno 1. Risolviamo rispetto a ky0 radice quadrata di ky epsilon al quadrato meno k0 quadro per epsilon r meno 1. Ma allora a questo punto ky0 per t, che è la quantità normalizzata che appare qui, inseriamo t dentro la radice quadrata e diventa naturalmente t al quadrato, ma vedete allora abbiamo evidenziato qui ky epsilon per t, cioè u dunque al quadrato, meno, e questa è la v al quadrato. Quindi moltiplicando poi per j, per avere il denominatore che appariva nell'equazione caratteristica, si invertono naturalmente i segni qui e jky0t risulta la radice quadrata di v quadro meno u quadro. Ma attenzione al fatto che jky0t, siccome noi supponiamo che nell'aria ci sia invece un'attenuazione perché c'è il fenomeno della riflessione totale e che quindi ky0 sia uguale in realtà a meno j alfa y0, j per meno j fa più 1, quindi questa quantità risulta alfa y0 per t, cioè una quantità reale positiva. E dunque, se questa è una quantità reale positiva, vuol dire che all'interno della radice risulta che v è maggiore di u. Inserendo allora queste quantità, l'equazione caratteristica risulta la tangente di u, vedete, uguale a meno u diviso la radice quadrata di v quadro meno u quadro. Ecco, in questa figura abbiamo la rappresentazione grafica, vedete in ascissa abbiamo naturalmente la variabile comune u e qui c'è il valore 0, il valore π greco mezzi, il valore π greco, 3 mezzi di π greco, 2π greco, 5 mezzi di π greco e 3π greco. In blu la funzione tangente, ben nota, in ocra l'altra funzione a secondo membro che, come vedete, assume sempre valori negativi, vale 0 per u uguale a 0 e ricordiamoci che u deve essere sempre minore di v, quindi va fissato sul diagramma il valore operativo di questa frequenza normalizzata e ovviamente quando u si avvicina, per così dire, da sinistra a v, questa quantità va a meno infinito perché il denominatore vale 0, quindi diciamo v è un asintoto verticale, il valore v. Allora, per esempio, in questa situazione, per questa scelta del valore di v, compreso fra 3 mezzi di π greco e 2π greco, notiamo che ci sono due intercette, due intersezioni. E queste intersezioni le abbiamo chiamate progressivamente, però utilizzando soltanto numeri dispari. Questo poi lo vedremo meglio. I TE hanno in genere sempre degli indici dispari, i TM degli indici pari. Quindi il primo TE è il TE1 e poi c'è la seconda soluzione che è il TE3. Quindi per questa scelta operativa della frequenza normalizzata abbiamo due soluzioni. Allora, vediamo che cosa succede quando andiamo a diminuire la frequenza V. In questo caso abbiamo che a un certo punto alcune soluzioni spariranno, perché vedete se per esempio questa V io la sposto prima di questo valore 3 mezzi di π greco, non c'è più l'intersezione del TE3 e se vado ancora indietro e mi sposto anche a sinistra di π greco mezzi, non c'è più neanche l'intersezione del TE1. Quindi per un valore sufficientemente basso di questa frequenza normalizzata io non avrò nessuna soluzione. Qual è il valore cosiddetto di taglio, il valore di cutoff per questi modi TE? È evidentemente, l'abbiamo visto da questi esempi, V con C uguale ad M π greco mezzi, dove ricordo che M è un numero intero dispari. Quindi abbiamo il valore π greco mezzi per il TE1 e il valore 3 mezzi di π greco per il TE3, come abbiamo anticipato. In corrispondenza, naturalmente, anche la U si avvicina al valore di V, perché vedete qui se diciamo mi sposto a sinistra con V,
corrispondentemente la soluzione, ecco vedete il bello della soluzione grafica, riesco a seguire l'evoluzione, la soluzione del T3 si abbassa, quindi il valore di U dell'intersezione tende al valore di V e quindi il valore di cutoff per U, il valore U con C, sarà uguale, come abbiamo visto, a m pi greco mezzi. All'altro estremo, se andiamo ad aumentare la frequenza normalizzata, che cosa succede alle soluzioni? Evidentemente spostando a destra questa curva, questa soluzione invece sale e tende asintoticamente al valore π greco, anche quest'altra sale tendendo asintoticamente al valore 2π greco. Quindi ricordando gli indici, in realtà U tende ad m più 1 π greco mezzi. Quindi nel caso di m uguale a 1 abbiamo π greco, nel caso invece di m uguale a 3 abbiamo 2π greco. Ma che vuol dire che Ki, perché U era Ky epsilon per T, cioè lo spessore elettrico, che vuol dire che è uguale a π greco oppure a 2π greco? Vuol dire che in realtà essendo m dispari abbiamo m più 1 quarti d'onda e quindi essendo m dispari m più 1 è pari, per cui possiamo dire che abbiamo, è divisibile per 2, m più 1 mezzi semionde, e dunque c'è un numero intero di semionde, la situazione coincide con quella che si avrebbe fra due pareti conduttrici perfette, anche se abbiamo qui la situazione con un dielettrico, però questo succede soltanto asintoticamente, cioè soltanto per la frequenza tendente all'infinito, un numero intero di semionde. Ricordate che π greco mezzi è il valore normalizzato del quarto d'onda, π greco il valore normalizzato della semionda e 2π greco il valore normalizzato dell'onda. Allora a questo punto è conveniente, come già accennavo, etichettare queste soluzioni col corrispondente valore di m, cioè col corrispondente valore di cutoff. Nel caso appunto della prima soluzione il valore 1, nel caso della seconda soluzione il valore 3. Consideriamo ancora la condizione di cutoff e riprendiamo la relazione di separabilità, questa volta mettendo in evidenza fuori dalla radice un K0. Quindi abbiamo Ky epsilon uguale K0 per la radice quadrata di εr meno Kz su K0 al quadrato, e nell'area Ky0 uguale K0 per la radice quadrata di 1 meno Kz su K0 al quadrato. In particolare l'attenuazione alfa y0 sarà questo valore scambiando i termini sotto la radice, quindi K0 per la radice di Kz su K0 al quadrato meno 1, perché inserendo j dentro la radice dà luogo al suo quadrato che è meno 1. Quindi notiamo che Kz su K0 è maggiore di 1, essendo l'attenuazione positiva, e quindi Ky0 puramente immaginario. Se U tende a V, che era la situazione che si verificava al cutoff, allora in questo caso dobbiamo far coincidere U, che è Ky epsilon per T, quindi K0 radice di εr meno Kz su K0 al quadrato per T, deve tendere a V, che è K0 radice di εr meno 1 per T. Ma se queste due quantità devono coincidere, come si vede a occhio, deve succedere che Kz su K0 tende al valore 1. Dunque al cutoff il Kz su K0, il valore normalizzato del numero d'onda longitudinale, tende a 1. All'altro estremo, invece, per frequenze asintoticamente infinite, avevamo il valore di U che era, diciamo, π greco e 2π greco, ricordate, cioè m più 1 π greco mezzi utilizzando l'indice m, e quindi in questo caso U, lo stesso di prima, deve tendere a questa quantità. Il caso più realistico per cui cresce la frequenza normalizzata è che naturalmente cresca la frequenza vera e rimangano costanti lo spessore del dielettrico e la costante dielettrica. Non è che uno si mette a cambiare in corso d'opera il materiale oppure la struttura geometrica. Allora in questo caso, se K0 è lui che in realtà cresce, è lui che tende all'infinito, per avere un limite che è finito deve tendere a 0 la radice quadrata, altrimenti non ci si riesce. E quindi significa che Kz su K0 deve tendere alla radice di εr.
e corrispondentemente, in questo caso, alfa y0 per t tende all'infinito. In quest'altra radice quadrata, quella dell'alfa, se noi facciamo tendere k0 all'infinito mantenendosi limitato kz su k0, l'alfa y0 tende all'infinito, cioè abbiamo appunto un'attenuazione sempre più marcata, un'attenuazione infinita, cioè l'annullamento in sostanza del campo subito dopo il dielettrico, che coincide col discorso che dicevamo prima del numero intero di semionde. È interessante comunque notare che gli effetti di εr della costante dielettrica delle dimensioni t e della vera frequenza sono concorrenti, cioè aumentare o diminuire εr o t ha lo stesso effetto di aumentare o diminuire la frequenza. Ma questo è facilmente comprensibile, perché se aumenta εr in realtà diminuisce la lunghezza d'onda nel materiale, perché la lunghezza d'onda nel materiale ha a denominatore la radice di εr, e all'aumentare invece delle dimensioni geometriche t, il volume del materiale in qualche modo aumenta, e quindi diciamo è in realtà lo stesso effetto: o diminuiamo la lunghezza d'onda rispetto alle dimensioni geometriche, o aumentiamo il contenitore, per così dire. È come se il campo dentro si ritrovasse sempre più piccolo. Ricordate che la lunghezza d'onda era in qualche modo una dimensione spaziale del campo. Quindi abbiamo visto come con la soluzione grafica si riesce facilmente a visualizzare gli spostamenti, l'evoluzione della soluzione. Vediamo brevemente che cosa cambia nel caso TM. Nel caso TM l'equazione caratteristica era quest'altra, diversa. Andiamo però anche qui a dividere per il coseno, quindi a evidenziare una tangente, a utilizzare le stesse quantità normalizzate che abbiamo visto prima. L'equazione che risulta è quest'altra: tangente di u uguale ad εr per la radice di v quadro meno u quadro diviso u. Qual è la differenza? Allora vedete qui in blu la tangente è sempre la stessa, in questo caso invece abbiamo un'altra funzione che è sempre strettamente positiva, e che se diciamo u va a 0 tende a più infinito, e invece se u tende a v, naturalmente u deve essere minore di v, questa quantità tende a 0. Quindi in particolare qui abbiamo messo la nostra v e questa è la curva nel semispazio positivo. Abbiamo due intercette. Dicevamo che per i TM, vi avevo anticipato, si usano i pari. Il primo è il TM0, la seconda è il TM2. Qual è la differenza? Che al diminuire di V, come vedete, può succedere che questo TM2 non ci sia più se vado oltre questo valore, ma invece il TM0 ci sarà sempre. Quindi abbiamo trovato che nel caso dei TM c'è sempre un modo presente, c'è un modo privo di cutoff, il nostro TM0, e questo un po' al contrario di quello che succedeva nelle guide metalliche, in cui soltanto il modo trasverso elettromagnetico, il TEM, poteva avere frequenza di cutoff nulla. Gli altri modi, T e TM, avevano sempre una frequenza di cutoff finita. Ecco, questo non è più vero nelle guide dielettriche, dunque possiamo concludere che il modo dominante della guida slab sul piano di massa è un TM, anche questo contrariamente al caso delle guide metalliche in cui era sempre rigorosamente un TE, che ha frequenza di cutoff nulla. Per quanto riguarda le altre considerazioni, si mantengono esattamente come prima gli stessi valori di cutoff, m pi greco mezzi, ovviamente m stavolta è una quantità pari, e lo stesso valore asintotico, m più 1 pi greco mezzi, di nuovo con m pari. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, vi auguro buono studio.